Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi facciamo una domanda a due mazzi, come potete ben vedere, i Romantic Tarot e anche agli oracoli di Agata Giordano, gli oracoli delle fiamme gemelle. Che cosa andiamo a chiedere a questi due meravigliosi mazzi? Andiamo a chiedere: mi manca già, lo risentirò? Lo vedrò? Mi cercherà? Mi chiamerà? Mi chiederà un incontro? Ovviamente può trattarsi di una stesa che è inerente alla mancanza che voi provate per un uomo libero, con il quale avete comunque una relazione ufficiale alla luce del sole, oppure una relazione che voi avete con una persona impegnata, per cui in questo periodo appunto non vi siete visti né sentiti. Ovviamente poi man mano che stenderò le carte non vi preoccupate, perché come faccio sempre io poi do tutti i tanti significati dei vari tarocchi a seconda della posizione nella stesa. Oltretutto quest'oggi ci facciamo anche aiutare dagli oracoli, quindi comunque darò l'indicazione sia per coloro che hanno una storia con una persona libera, sia per coloro che hanno una storia con una persona impegnata. Utilizzerò il metodo dei 5 arcani, quindi non dei metodi che utilizzano più carte come 8 carte o 10 carte o 13 carte, proprio perché avremo poi comunque anche 3 carte di oracoli, di conseguenza direi che sono sufficienti 5 arcani. Allora, quindi chiediamo innanzitutto ai Romantic Tarot: questa persona mi manca, ho voglia proprio di vederlo fisicamente, di stare tra le sue braccia, di guardarlo, di ascoltare la sua voce, di leggere un suo messaggio. Quindi mi manca anche in questo, da un punto di vista comunicativo. Questa persona si farà viva? Vediamo un po'. Ok. Perfetto, allora io appoggio qua il mazzo. Allora, partiamo dalla prima posizione, che è questa, ossia il passato. Che cosa è accaduto? Cioè, come mai questa persona, per esempio, non si fa sentire da un po' di tempo? Come ovviamente ha preso anche questa stessa persona l'allontanamento da voi, come è stata? Vediamo un po' il passato. Qui abbiamo la carta, ovviamente in accezione negativa, del Fante di coppe. Allora, tutte le carte che rappresentano e sono rappresentate da un fante ci parlano di comunicazioni, quindi siamo ovviamente nell'ambito corretto, quindi le carte ci praticamente confermano la domanda. Cioè, qui ci sono stati dei problemi in riferimento proprio a delle comunicazioni che sono state bloccate non per volontà della persona stessa, perché qui abbiamo coppe, quindi è una persona comunque che per voi prova del sentimento, prova dell'emozione, prova ovviamente anche dell'attrazione e un desiderio, quindi qui c'è del sentimento che però in accezione negativa è stato in qualche modo osteggiato da elementi esterni al soggetto o all'oggetto della stesa. Quindi in questo caso questa persona non è riuscita in qualche modo poi più a comunicare con voi. Per esempio, nel caso in cui sia una persona impegnata a causa, per esempio, visto che siamo in periodo estivo, della presenza della compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera,
Ci troviamo di fronte ad una persona che ha comunque un atteggiamento un po' infantile, immaturo, poco concreto per quanto riguarda appunto i sentimenti. Il fante rappresenta genericamente, da un punto di vista anagrafico, una persona molto giovane di età, oppure una persona che, pur avendo anche un'età più avanzata, però ha un atteggiamento fortemente immaturo per quanto riguarda la gestione di un rapporto, cioè una persona che con i sentimenti ci sa fare poco e quindi si comporta a volte un po' come un ragazzino, cioè una persona che a volte tende magari un po' a sparire, tra virgolette, a non farsi sentire, probabilmente anche con l'intento di farsi cercare. Quindi è una persona che potrebbe aver già attuato questo comportamento tenendovi per esempio in attesa, dandovi per carità quando torna le debite spiegazioni, però obiettivamente gli arcani che cosa ci stanno dicendo? Attenzione ragazze, perché le spiegazioni che lui vi dà non sono sempre foriere di grande realtà, cioè una persona che si perde nel classico bicchiere d'acqua perché è un fante, quindi è una persona, vi ripeto, che sa maneggiare poco i sentimenti, è una persona che in realtà è molto, per carità, romantica, ha dei buoni pensieri nei vostri confronti, vi ripeto, vi desidera, prova del grande sentimento, ma in realtà è una persona che è poco concreta e che per il momento sente la necessità a volte di lasciare il vostro rapporto un po' fermo, un po' in stand-by, proprio perché è una persona un po' infantile. Quindi, per carità, vi ripeto, è una persona che prova affetto, attrazione, passione per voi, però in realtà è una persona che a volte può creare delle illusioni e da solo, con le sue stesse mani, si crea delle complicazioni sentimentali, cioè nel momento in cui tutto va bene, questa persona causa un fermo, con delle banali anche scusanti, ma è una persona un po' egoista, che pensa solo ed esclusivamente a star bene lui. In questo momento questo rapporto tende a diventare un po' soffocante, allora lui lo frena. Ma magari il rapporto non è realmente soffocante, voi non pretendete nulla, però questa è una persona che comunque mi viene molto infantile ed è anche una persona molto suscettibile, quindi è un personaggio un po' umorale. Ovviamente tutti i personaggi di coppe sono legati ai segni d'acqua, quindi Scorpione, Pesce, in particolar modo il segno del Cancro, che ovviamente, come io so bene, visto che è il mio segno zodiacale, effettivamente siamo fortemente suscettibili e umorali, quindi tendenzialmente purtroppo a volte si tende un po' a, diciamo, cambiare quello che è il proprio status interiore, passando per esempio da un momento di assoluta affabilità e vicinanza ad un momento magari di maggior lontananza. Ma vi ripeto, è una struttura caratteriale di personalità di questo individuo, perché vi ripeto, non è una persona che non ci tiene a voi, ma è una persona un po' a volte, diciamo, lunatica, per essere più chiari possibili, ok? Quindi è una persona che potrebbe creare con le sue stesse mani dei problemi sciocchi, ma perché in quel momento non riesce a far fronte ai propri sentimenti. Qui però è venuto un fante appunto di coppe. Il fante di coppe potrebbe rappresentare anche un figlio, piccolo però, perché è un fante, quindi un bambino. Nel caso in cui voi abbiate una storia con una persona, per esempio, impegnata, oppure anche con una persona libera che però ha un figlio piccolo, per esempio da un precedente rapporto, ecco, questa persona si è dovuta occupare in particolar modo di questo bambino, che può essere ovviamente maschio o femmina, perché comunque generalmente per quanto riguarda i bambini la carta del fante non ha una vera e propria connotazione di genere, ma in realtà questo è un bambino, o una bambina, vi ripeto, che può creare molte problematiche
al vostro uomo, o comunque all'uomo che frequentate, che amate. È un bambino molto capriccioso, anche un po' viziato, che spesso necessita dell'attenzione dei genitori, quindi per esempio anche del vostro uomo, per una sorta di, appunto, capriccio infantile, per attirare proprio l'attenzione del papà. Quindi in realtà potrebbe aver avuto problemi in riferimento a questo figlio o questa figlia, che in qualche modo potrebbe avergli dato delle preoccupazioni, perché potrebbe aver mostrato, per esempio, più che in altri momenti, un temperamento abbastanza irrequieto e appunto suscettibile. Quindi questo fante di coppe in accezione negativa rappresenta queste, diciamo, 3 tipologie diverse di significato. Cioè, nel caso in cui sia una persona impegnata, è stata bloccata nel comunicare da fattori esterni alla sua volontà. Quindi, vi ripeto, per esempio, la presenza della compagna ufficiale oppure della famiglia allargata. Nel caso in cui abbia un figlio, questa persona è stata bloccata dal doversi occupare di questo bambino, che ha, diciamo, iniziato oppure ha sempre dato problemi a quest'uomo, da un punto di vista caratteriale in particolar modo, oppure, vi ripeto, nel caso in cui sia una persona libera e particolarmente giovane di età, è una persona proprio caratterialmente un po' inconcludente, che quindi a volte tende un po' a frenare il rapporto. Ok? Vediamo però a questo punto la posizione del presente, cioè ad oggi questa persona come sta, cosa ha intenzione di fare. L'appeso, benissimo non sta. Allora, sicuramente il non essere riuscito a sentirvi è ovviamente, come ci dice la carta dell'appeso, un momento di grande sacrificio. L'appeso rappresenta il sacrificio, ok? Quindi lo stare a testa in giù. È una persona che in qualche modo si sta veramente sforzando di trovare delle soluzioni al suo problema, anche se inizialmente la vedeva abbastanza difficile come cosa, perché abbiamo appunto la carta dell'appeso. Cioè una persona che in questo momento, e ve lo riconfermo, è in una sorta di stand-by, proprio perché obiettivamente in questo momento si sente un po' in balia della sorte, quindi si sente un po' ciondolare, in questo caso, in balia dei venti. Quindi sta vivendo un momento di grande insicurezza, per cui non sa neanche lui bene quando in questo momento, vi ripeto, potrebbe farsi sentire o rivedere da voi. In questo caso, in questo mazzo, la carta dell'appeso rappresenta il supplizio d'amore. Quindi, ragazzi, vi ho detto tutto, cioè questa è una persona che sta soffrendo per il fatto che vi sta lontani. Quindi in realtà, ok, voi siete in questa stesa per sapere di questa persona perché lui vi manca, è reciproca la cosa. Ok, quindi questa persona sa che in questo momento sta sacrificando qualcosa di importante per lui, cioè voi, ma in realtà vi sta sognando. In realtà sta sognando di potersi in qualche modo liberare, vedete, da queste catene per poter ritornare verso di voi. Quindi la carta dell'appeso rappresenta la sofferenza, ma rappresenta anche un arcano maggiore e noi sappiamo che gli arcani maggiori rappresentano rispetto agli arcani minori un percorso, il percorso karmico necessario in questo caso che deve svolgere il soggetto, l'oggetto della stesa. Quindi in realtà questo momento, dicono gli arcani, era necessario evidentemente alla vostra storia o comunque al vostro percorso affinché alcune situazioni potessero essere finalmente risolte o prese in mano e questa persona potesse cambiare il proprio punto di vista su certe abitudini e questioni, appunto il guardare il mondo da un'altra prospettiva. Cioè, questa pausa è stata assolutamente necessaria perché questa persona deve avere una nuova prospettiva sulla sua vita e sulla vostra storia. Quindi in realtà questo blocco è soltanto transitorio, perché la carta dell'appeso io spesso la paragono
alla carta delle nuvole delle Lenormand, quindi sono dei ovviamente momenti di blocco ma passeggeri, quindi successivamente ci sarà il superamento dei problemi, anche perché la carta successiva al 12° arcano maggiore è il 13° arcano maggiore, l'arcano senza nome, quindi la carta della morte, che rappresenta il cambiamento per eccellenza. Quindi in realtà questa persona sa che questa sua pausa è strettamente necessaria. Per esempio per risolvere problemi, nel caso in cui sia una persona impegnata, problemi in famiglia. Magari anche poter rivedere in maniera definitiva il vostro rapporto rispetto al suo rapporto ufficiale, prendendo una decisione. Oppure una persona che si è sacrificata appunto per in qualche modo prendersi cura del proprio figlio. Oppure, vi ripeto, è una persona che necessita di bloccarsi per cercare di capire effettivamente la portata del vostro rapporto e iniziare un po' a crescere, quindi a vivere in maniera matura il rapporto con voi. Quindi in realtà questa persona può parere essersi comportata in maniera un po' egoistica, ma quello sicuramente, perché questa persona ha imposto anche a voi una pausa. Però in realtà vi posso assicurare che è una pausa assolutamente necessaria e soprattutto è passeggera. E vi assicuro che questa è una persona che sta male, perché l'appeso rappresenta proprio il sacrificio, un sacrificio necessario ma molto pesante per questa persona, quindi non sta assolutamente bene. Vi pensa tantissimo, Quindi per lui stare senza di voi è un grosso peso, è un grosso sacrificio. Queste due carte rappresentano le intenzioni, cioè che cosa questa persona ha intenzione di fare però nel prossimo futuro, e questa carta ovviamente che cosa farà da un punto di vista pratico, cioè effettivamente che cosa farà. Vediamo le sue intenzioni. Allora, 2 di coppe e il mondo, ragazze. Allora, questa è una persona che prova un sentimento per voi, ovviamente fuori di dubbio, ve lo dicevo anche appunto con la carta del Fante di coppe. Questa è una persona molto presa da voi, è una persona innamorata, è una persona che prova amore, anche nel caso in cui questa sia una persona impegnata. Ok? Quindi questa è sicuramente una persona che ha tutte le intenzioni di proseguire il rapporto con voi, 2 di coppe, di sentirvi, di chiamarvi e addirittura appunto di incontrarvi. Il 2 di coppe rappresenta generalmente appunto un incontro, probabilmente in un ambiente casalingo o comunque un ambiente in cui evidentemente voi vi incontrate frequentemente e quotidianamente, cioè per esempio nel caso in cui sia una storia clandestina e per esempio questa persona veniva spesso a trovarvi a casa vostra, questo è quello che questa persona può voler fare. Nel momento in cui per esempio vi incontravate in un determinato posto segreto che conoscete soltanto voi, questa persona vorrà incontrarvi proprio lì. O comunque una persona che vuole assolutamente sentirvi, il 2 di coppe rappresenta proprio le comunicazioni d'amore, in realtà proprio però in virtù diciamo più pratica per potervi in qualche modo incontrare. Con la carta del mondo mi sembra chiaro, questa persona vuole ricominciare, vuole chiudere ovviamente con questo sacrificio che ha portato per diverso tempo e ripartire con voi in maniera però ovviamente molto più completa in questo caso, perché la carta del mondo in realtà ci parla di una presa di posizione. Vi ricordate cosa vi ho detto con l'appeso, che questa è una persona che doveva per forza fermarsi per in qualche modo riflettere effettivamente sulla portata del vostro rapporto e della vostra soprattutto presenza nella sua vita. Ebbene, questa persona ha riflettuto, sta riflettendo, continuerà a riflettere, perché questa persona vuole cambiare vita, il mondo. Questa persona vuole chiudere con il passato per iniziare qualcosa di nuovo. Quindi, nel caso in cui sia una storia con una persona impegnata, questa persona potrebbe addirittura voler chiudere con la compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona single, è una persona che vuole chiudere con certe abitudini sbagliate del passato, quelle inconcludenze e immaturità di cui vi parlavo all'inizio, per iniziare una storia ufficiale e ovviamente molto più stabile con voi. La carta del mondo rappresenta appunto l'unione.
rappresenta la verità svelata, dopo un cammino, vedete, lungo e difficile, pesante, ma ne è valsa la pena. Quindi questa è una persona che vuole arrivare alla completezza, una completezza d'amore. Questa è la carta che rappresenta il brindisi, ok? Quindi è una grande affinità tra due persone. Ovviamente portate innanzitutto, parliamo di coppe, da un grande sentimento, ma anche ovviamente da un desiderio fisico importante, perché il 2 di coppe rappresenta l'unione mentale ma anche fisica tra due persone. Ok? Quindi c'è molto feeling tra voi e quest'uomo lo sa e ha tutte le intenzioni di poterlo sfruttare. Vi ripeto, per potervi rivedere, perché il 2 di coppe in realtà ci parla proprio di un incontro, di un tête-à-tête, anche semplicemente il cenare assieme, quindi l'unione in quanto a riavvicinamento, quindi in quanto a rapporto che in qualche modo riprende in maniera però equilibrata, quindi è sicuramente una persona che vuole cambiare qualcosa del vostro rapporto. Quindi la carta del 2 di coppe è la carta dell'amore, ok? Quindi rappresenta proprio anche il superare eventualmente degli screzi. Questa persona sa di aver sbagliato, quindi potrebbe anche volervi chiedere scusa in qualche modo, necessita della vostra comprensione, ma questa persona ha bisogno di risentire e riprovare a pelle l'affinità, quel feeling, quella passione che vi ha sempre unito. Ma vi ripeto, le carte di grado 2 rappresentano anche la scelta. Per esempio, un individuo ha un bivio. Quindi nel caso in cui sia una persona impegnata o che comunque, per esempio, frequentava altre persone, una persona pronta a scegliere. Quindi questa è una persona che vuole effettuare una scelta per cambiare completamente la sua vita. Ecco perché in questo momento si sta sacrificando. Ma questa è una persona che vuole assolutamente ritornare da voi, perché questa è una persona che senza di voi, vedete, soffre, una persona che sta male. Quindi è una persona che in qualche modo ha bisogno di risentire di nuovo tutta quella complementarietà su cui era veramente improntato il vostro rapporto. Il 2 di coppe rappresenta comunque anche la seduzione, la galanteria, quindi potrebbe volervi invitare in maniera molto romantica a trascorrere del tempo insieme. Queste sono le sue intenzioni. Vediamo un po' a livello pratico e concreto che cosa farà questa persona. Il 9 di denari. Allora, il 9 di denari ci parla di sicuramente fortuna, perché parliamo di una carta di denari, di conseguenza di un incontro. Vedete, qui abbiamo un uomo e una donna che di fatti si sono finalmente incontrati e si sono finalmente rivisti. Il 9 di denari ci parla comunque anche di desideri che vengono finalmente soddisfatti. Il 9 di denari ci parla di abbondanza, ci parla di conquista, ok? Ma parliamo anche di denari, quindi materialità. Questa persona vi desidera in una maniera assoluta, ardentemente. Quindi questa persona andrà sicuramente a coronare il desiderio di potersi perdere di nuovo tra le vostre braccia. Attenzione però che parliamo appunto di un 9 di denari, quindi purtroppo le carte di denari rappresentano sempre delle tempistiche un po' più lunghe rispetto a quello che probabilmente ci si aspetterebbe. Nel senso che obiettivamente questa persona vorrebbe vedervi un po' prima del previsto, perché il 2 di coppe è una carta veloce. In realtà evidentemente con questo 9 di denari le notizie arriveranno. Assolutamente sì, ci sarà la realizzazione dei vostri sogni, il compimento dei vostri desideri, una vera e propria conquista che però avverrà dopo un po' di tempo. Quindi i suoi sogni, anche i vostri, troveranno realizzazione, ma purtroppo qui ci vuole ancora un po' di tempo, quindi non avverrà tutto in maniera così veloce.
potrebbe avvenire il tutto dopo un viaggio, perché il 9 di denari ci può parlare appunto anche di spostamento, quindi nel caso in cui questa sia una persona in vacanza, per esempio con la compagna ufficiale, deve tornare da questa vacanza, oppure nel caso in cui questa sia una persona libera che però comunque in qualche modo in questo periodo non c'è, magari anche per lavoro, perché parliamo di denari, quindi potrebbe essere una persona che si potrebbe essere spostata per questioni professionali, oppure anche per un'eredità, perché il 9 di denari parla anche di eredità, quindi a seguito di tutte queste situazioni che questa persona ovviamente deve risolvere e andrà assolutamente a risolvere, questa persona scapperà a gambe levate dalla sua situazione, da questa situazione che lo tiene così legato, e tornerà assolutamente da voi. Quindi vi ripeto, ci sarà assolutamente il buon esito di qualsiasi impresa questa persona tenterà, ci saranno conferme che voi riceverete sul fatto che questa persona vi vuole, che vi desidera, che ancora ovviamente ha voglia di voi e vuole continuare il rapporto con voi, anzi lo vuole riprendere per migliorarlo, quindi i risultati arriveranno, ma è chiaro che per arrivare a una piena realizzazione, a una vera e propria conquista, ci sarà però chiaramente ancora del tempo. Ok? Infatti questa è la carta delle luci ed ombre. Quindi sì, la situazione andrà a migliorare, ma ovviamente ci sono ancora delle piccole ombre, c'è ancora un qualcosa per ora nel presente da sistemare che questa persona andrà concretamente a gestire, e di conseguenza una volta che questa persona avrà terminato tutte queste questioni di cui si sta occupando, questa persona tornerà assolutamente da voi. Probabilmente appunto ecco perché il 2 di coppe, chiedendovi anche scusa evidentemente, perché delle spiegazioni ve le deve dare, questo per forza. Ok? Il 9 di denari ci parla però appunto anche di vantaggi economici, di investimenti che in qualche modo portano ad ottimi risultati, vi ripeto, di eredità, di affari molto proficui e remunerativi. Quindi questa persona in qualche modo in questo momento ha veramente molto la sua testolina occupata anche da queste faccende. Di conseguenza è una persona che in questo momento non vi ha messo da parte, ve l'ho detto con l'appeso, questa persona sta impazzendo senza di voi, la carta del dolore, del sacrificio, della sofferenza. Questa è una persona che non ce la fa più e infatti, vi ripeto, tornerà da voi. Quindi le buone notizie arrivano, ma vi ripeto, arrivano dopo o un viaggio o comunque dopo che questa persona si è occupata di queste situazioni da un punto di vista economico, familiare e professionale. Ok? Quindi assolutamente sì, questa persona tornerà e sicuramente ci sarà proprio la risoluzione di quelle che sono tutte le problematiche, tutto ciò che sino ad ora vi ha tenuto lontani. Tra l'altro il 9 di denari di solito è la carta in qualche modo dei single o comunque di una persona che si rende indipendente. Quindi attenzione, perché nel caso in cui questa sia una persona impegnata o che in qualche modo poteva già avere frequentazioni con altre persone, una persona che potrebbe tornare da voi addirittura single, perché è una persona che ormai ha raggiunto un grado di stabilità economico-professionale tale per cui ormai si sente completamente indipendente. Ok? Quindi attenzione, perché anche questa è una persona che, vi dicevo, parlavo del 2 di coppe, quindi una possibile scelta, potrebbe essere una persona che potrebbe arrivare proprio a scegliere. Allora, chiediamo a questo punto alle carte degli oracoli e quindi delle fiamme gemelle che cosa questa persona pensa ad oggi, in questo momento appunto di voi, cosa vorrebbe dirvi, quali sono i 3 messaggi che questa persona potrebbe appunto volervi mandare. Vediamo un po'. Ti chiedo perdono, ragazzi, cosa vi ho detto con il 2 di coppe? È una persona che potrebbe veramente volervi chiedere scusa, perché obiettivamente qui le tempistiche
sono obiettivamente un po' troppo rallentate, soprattutto con questo appeso. Quindi ve l'avevo detto, questa è una persona che sa di aver sbagliato, perfetto, cominciamo già ad avere delle conferme. Sei la mia fiamma, 2 di coppe, mondo, cosa vi ho detto? Questa è una persona che non sa stare senza di voi, una persona che vi vede talmente importante da pensare addirittura che voi siate la sua fiamma gemella, quindi i 2 apici infuocati di una stessa fiammella. Quindi questa persona pensa veramente che voi siate un tutt'uno, siate amore e passione. Vediamo un po'. Sono geloso. Ah, ecco, ottimo. Questa è anche una dichiarazione d'amore, direi, queste 3 carte. Perché in realtà questa persona sa di aver sbagliato, sa ovviamente che siete la sua fiamma gemella, quindi qualcosa che gli appartiene, probabilmente anche a livello karmico. Questa persona sente di esservi appartenuto da sempre e questa persona sa che probabilmente, nel caso in cui possa credere per esempio alla reincarnazione, potreste anche esservi amati in altre vite. Quindi è una persona che si sente molto legata a voi, quasi appunto come se in qualche modo voi vi conosceste da una vita. E qui abbiamo la carta della gelosia. Chiaramente questa persona teme che nel momento in cui ovviamente lui possa essere lontano, voi possiate comunque avere altre frequentazioni e altre conoscenze. Quindi direi che è stata una stesa molto molto bella, è assolutamente una bellissima stesa. Una stesa che ci parla d'amore, un amore vero, un amore importante, un amore che finalmente troverà ovviamente il proprio momento di grande espansione, perché ve l'ho detto con questo 9 di denari che il vostro rapporto andrà sicuramente a migliorare, anzi chiaramente ci vorrà un po' di tempo ragazze, ma qui la situazione andrà a migliorare, questa persona finalmente prenderà tutte le decisioni che deve prendere, vi ripeto, a prescindere da quale possa essere la sua condizione iniziale, sia nel caso in cui questa sia una persona libera, sia nel caso in cui questa sia una persona impegnata. Quindi sappiate che questa persona non sta godendo di grande divertimento proprio perché è una persona ovviamente che sta soffrendo, come vi dicevo appunto con la carta dell'appeso, sta soffrendo ovviamente senza di voi. Ricordate che è una persona gelosa, che vi vede come la sua fiamma gemella e che in qualche modo vi chiede perdono perché evidentemente sa di aver temporeggiato troppo e che quindi voi potreste in qualche modo rimproverarlo, anche se a mio avviso lo riaccoglierete in maniera assolutamente benefica e innamorata, proprio come ci suggerisce questo 9 di denari. Di conseguenza, ragazze, buon incontro e buon ritorno